Buongiorno, grazie per aver scelto di realizzare il programma Giochi e Civiltà all'interno della vostra classe. Con questa attività inizia ufficialmente il programma per la classe quarta. Sarà un percorso entusiasmante che attraverso i giochi da tavolo in uso presso le antiche civiltà ci porterà a riflettere poi sui loro usi e i loro costumi. Per preparare questa prima lezione, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo stampare tutti i materiali presenti su questa pagina web, il file del gioco e anche il tabellone dei punteggi con i simboli delle squadre. I simboli io consiglio di stamparli a colori e di ritagliarli, e poi io generalmente li stampo su del cartoncino e sul retro ci metto delle strisce di nastro adesivo che mi rendono più facile poi il fatto di attaccarli e staccarli dalla lavagna. Li plastifica, almeno in parte, e così non si rovinano quando li attacco e li stacco. Nel file del gioco troviamo la tavola da gioco, che rappresenta una vera tavola neolitica, che è stata ritrovata sul sito di Ain Ghazal. A livello mondiale è uno dei siti più importanti per lo studio del Neolitico. Dobbiamo fotocopiare questa tavola per ciascun bambino. Oltre alla fotocopia della pagina da gioco, dobbiamo stampare le altre pagine, che sono già in quantità sufficienti, e dobbiamo portare a scuola anche dei semini. Possono essere ad esempio poche manciate di riso da cucina o lenticchie o orzo o frumento. Arrivati in classe, pronti per iniziare l'attività, mettiamo i bambini a coppie e cominciamo a distribuire le fotocopie con la tavola da gioco. Chiediamo ai bambini, distribuiamo, scusatemi, anche una manciata di semi per ogni banco e cominciano a distribuire 4 semini all'interno di ogni cerchio tratteggiato. I semini in avanzo, che avanzano, si mettono a lato e poi passiamo noi insegnanti a ritirarli mentre i bambini giocano. Quando tutti sono pronti, leggiamo il regolamento ad alta voce o lo facciamo leggere ai bambini, oppure ancora mostriamo alla LIM il video che troviamo qua accanto e iniziamo a giocare. Generalmente ci sono delle domande sul regolamento. Quelle più importanti o le prime, generalmente io rispondo ad alta voce a tutta la classe. Poi comincio a far giocare i bambini perché non tutti hanno domande, almeno chi ha capito può iniziare a giocare. E quelli che hanno bisogno alzano la mano e vado a dare delle risposte individuali. Dopo circa 30 minuti di gioco si interrompe la lezione, ritiriamo tutti i semini e a questo punto creiamo 4 isole di lavoro e le disponiamo ai 4 angoli della classe. Togliamo tutti gli oggetti che non servono per evitare di disturbare il lavoro e se possibile io generalmente preferisco anche mettere proprio le cartelle contro le pareti, mettiamo tutto in cartella. Resettiamo completamente lo spazio dell'attività e questo cala i bambini poi in un'atmosfera completamente differente. Cosa facciamo? Formiamo 4 squadre, disponendo i bambini a seconda delle loro competenze cognitive e anche delle loro attitudini relazionali. Ogni squadra va a disporsi su un'isola di lavoro portando con sé una matita e una gomma. Poi distribuiamo alle squadre i simboli tenendoli con la faccia rivolta verso il basso. Al nostro via li girano e ci dicono se quel simbolo gli piace o no. Attenzione, io generalmente faccio così. Girano il simbolo. Se a 2 squadre non piace quel simbolo, io li prendo e li scambio. E gli dico, bambini, attenzione, se poi non vi piace lo prendo, lo scambio, ma quello che arriva, arriva. Non piace a 3 squadre, li ritiro, li mischio, li ridistribuisco, ma quello che arriva, arriva. E se non piace solo ad una squadra, si tengono quello. Allora, io vi consiglio di formalizzare bene tutti i momenti della lezione, quindi di richiamare bene l'attenzione quando si scandisce l'inizio e la fine di una fase. Poi all'interno, se i bambini fanno un po' di chiasso, non è un problema. Terminata la scelta dei simboli, li attacchiamo ai 4 angoli della lavagna nelle posizioni corrispondenti ai 4 gruppi e al centro scriviamo la domanda: perché nel Neolitico si giocava questo gioco? E accanto ci mettiamo il numero 10 perché la squadra che riesce a rispondere ottiene 10 punti. Distribuiamo ai gruppi queste schede di lavoro e cominciamo a chiedere ai bambini: ma che cos'è un'ipotesi? Qui si parla di ipotesi. Andiamo a definire che cos'è un'ipotesi. Una volta che abbiamo appurato una volta che ci siamo accordati tutti insieme su che cosa può essere un'ipotesi, si può iniziare il lavoro. Cosa fanno i bambini? Hanno a disposizione 3 minuti per formulare un'ipotesi che risponda a quella domanda, quindi perché giocavano a questo gioco nel Neolitico. Possono compilare la scheda ma scrivendo solo nel campo dell'ipotesi iniziale. Terminato il tempo, siate poi flessibili, vedete un po' voi, a volte finiscono prima, a volte leggermente dopo. Terminato il tempo richiamiamo il silenzio
E una volta richiamato il silenzio, chiediamo a ciascuna squadra di leggere la propria risposta e noi la scriviamo alla lavagna in corrispondenza del loro simbolo. Una volta trascritte tutte le risposte, distribuiamo alle squadre l'indizio numero 1, lo mettiamo a faccia in giù sul loro banco e gli diciamo che devono aspettare il nostro segnale per poterlo girare. Arriva il via, girano quel foglietto e possono cambiare la loro ipotesi. Devono compilare la scheda solo nello spazio dove vedono scritto indizio numero 1. Vediamo se le ipotesi cambiano, se restano le stesse. Diamo 4 minuti per rifletterci, dopodiché sentiamo le risposte delle squadre e le scriviamo anche loro alla lavagna accanto al loro simbolo. Io generalmente poi le collego con delle frecce per far capire la successione dei ragionamenti di ciascun gruppo. Sappiamo che la risposta definitiva vale 10 punti, quindi per tutte le risposte intermedie dovremo scegliere se sono giuste, se sono sbagliate e con quanti punti ricompensarle. Una volta che abbiamo dato i punti, che cosa succede? Stessa procedura, si distribuisce l'indizio numero 2. I bambini compilano la scheda solo dove vedono scritto l'indizio numero 2, ci riflettono su, magari cambiano la loro ipotesi, una volta che è finito il tempo disponibile, 4 minuti, sentiamo ancora le loro risposte e le trascriviamo alla lavagna. Diamo dei punti per far capire ai bambini chi si sta avvicinando, o meglio quali sono le informazioni inferenziali trovate dai vari gruppi che possono essere utili. Io generalmente poi le cerchio sulla lavagna per far proprio capire che lì c'è un'informazione importante e andiamo avanti così. Arriviamo fino al quarto indizio. Alla fine del quarto indizio vediamo se qualcuno è riuscito a darci la risposta esatta oppure no. Chi ci dà la risposta esatta guadagna 10 punti che si sommano a quelli che ha guadagnato nel corso dell'attività. Dunque, la risposta giusta in questo gioco, in questo caso, è che questa tavola da gioco forse veniva utilizzata per contare. Dico forse perché in realtà non ne siamo proprio sicuri. Nel Neolitico nessuno, cioè, non c'erano testi scritti, ecco, non è che si possa capire tanto. Però, beh, sia io che l'archeologo che ha trovato questa tavola da gioco, perlomeno siamo convinti che sia una tavola da gioco, appunto. E nel Neolitico, beh, noi sappiamo che le tavole da gioco avevano sempre avuto dei collegamenti con la matematica. Difatti i romani giocavano al posto delle pedine, non le chiamavano pedine, ma le chiamavano calculi. Erano gli stessi oggetti che usavano poi sull'abaco, no? Le pedine da gioco. Quindi c'è sempre stata una connessione molto stretta tra gioco e calcolo matematico. È possibile che in una società neolitica come quella di Ain Ghazal, che era composta da più di 3000 persone, è facile che ci fossero delle necessità matematiche e quindi che le persone che vivevano in quella società dovessero continuamente far di conto. Immaginate voi la difficoltà di far di conto senza avere degli strumenti come carta, penna, però soprattutto senza nemmeno avere il concetto, senza saper scrivere, senza poter scrivere i numeri. Quindi è facile che dovessero fare tutti questi calcoli a mente. E probabilmente come è andata a finire la situazione? È andata a finire che dovendo fare questa attività mentale, poi insomma sapete anche voi, l'umanità ci mette sempre poco a rendere le cose piacevoli e divertenti. Dovranno aver trovato un modo per divertirsi con la matematica e hanno inventato questo gioco da tavolo. Bene, I'm out. Dobbiamo prepararci per andare. mia moglie dice che è time out, dobbiamo prepararci per andare, devo scusarmi con mia moglie perché oggi mi sono comportato male con lei. Grazie per essere stati con noi in questa puntata. Mi raccomando, alla fine segnate i punti sul tabellone dei punteggi, conservate il tabellone per la volta seguente e ricordatevi di compilare il report.